Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Giuliano e oggi vi presento il mio nuovo New Holland T5 115 Smart Trax. Sì, hai letto bene, guarda tipo lì sotto, ecco, mio è tra virgolette, sto scherzando perché infatti questo trattore mi è stato dato in prova da Camso, nonché produttore della cingolatura che c'è qua alla mia sinistra e alla vostra destra. La macchina mi è stata fornita in prova da Camso per testare tutti i benefici e i vantaggi della loro cingolatura su una macchina di questo tipo. Infatti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane vedrete tanti video qua sul canale, quindi iscrivetevi per non perderveli, in cui lo andremo a testare in campo ma anche in cose più da tutto fare, quindi magari trasporti, lavoretti qua in azienda, fino ad arrivare all'irrigazione del mais, ma non vi dico altro, ci divertiremo, non preoccupatevi. Inoltre chi mi segue su Instagram ha già visto che ho utilizzato un attrezzo molto interessante per la preparazione del terreno per i secondi raccolti e l'ho fatto con questo trattore, quindi vedrete il video del trattore più quell'attrezzo. Se non mi segui su Instagram ovviamente ti perdi tante cosette, tanti retroscena, se non l'hai ancora fatto link in descrizione, mi raccomando seguimi. Questo video nasce per presentarvi questo progetto e anche farvi vedere la macchina in generale per i più curiosi. Ne ho parlato di questo progetto nel secondo episodio di Farmer on the Road che vi lascio qua in alto a destra, mi raccomando guardatelo che ci sono tante informazioni riguardo questa macchina. Vi ho annunciato di questo progetto di test nella mia azienda e oggi ve lo faccio vedere in maniera più generale per dopo approfondire con tutti i video che usciranno nelle prossime settimane. Partiamo proprio da quello che mi piace di più di questa macchina, ovvero la cingolatura prodotta da Camso. I vantaggi più evidenti sono che la macchina letteralmente vola, non si vede dove passa, non compatta, praticamente con questo cingolo non si vede la traccia. Vi dico che la macchina è 50 quintali, quindi di per sé già leggera, con questa cingolatura vola. E poi la trazione esagerata che avremo modo di vedere appunto nei video. Io ragazzi questo trattore ce l'ho già da metà di maggio, l'ho fatto lavorare, l'ho utilizzato e l'ho provato bene, adesso è praticamente agosto e quindi diciamo che ho già sulle spalle 60 ore di lavoro con lui. E appunto vi sto dicendo riguardo la trazione e secondo me questo 115 cavalli vale come una macchina da 140 cavalli gommata della stessa stazza e stessa motorizzazione ovviamente. Se volete sapere di più riguardo alla costruzione tecnica di questo cingolo vi rimando alla prima parte del secondo episodio di Farmer on the Road in cui ho intervistato Giuseppe Tratta di Camso che mi ha spiegato come costruiscono la cinghia, tutte le particolarità del carro, quindi i raschi a terra, il tensionamento eccetera eccetera. E cosa c'è sopra il cingolo? Ovviamente la cabina, in questo momento andremo proprio a vedere la cabina. Infatti mi è arrivato un trattore totalmente ragazzi base, non c'è nessun optional. Il cambio è il classico dual command 4 marce con la mezza marcia e ovviamente il selettore di lente, medie e veloci qua in basso. Per i new hollandisti più accaniti sanno di cosa parlo, ma anche chi non è new hollandista, perché in sostanza è un cambio di vecchia tra virgolette concezione, perché ci sono le classiche 4 marce con i selettori delle gamme, molto semplice. E appunto vi dico che è di base perché non ha né PTO frontale né sollevatore frontale, i distributori sono meccanici e non elettrici, ma comunque ragazzi io avevo voglia di provare il cingolo, quindi diciamo che ho basato tutte le mie ore di test su quello che era il cingolo e i suoi vantaggi. Non mi sono soffermato sulla macchina perché sinceramente mi sarebbe piaciuto averla full optional e avrei fatto un test macchina full optional, perché senza una macchina full optional è difficile capire molte cose, paragonarla magari ad altri competitor, quindi sicuramente non staremo qua a parlare della macchina in sé, che comunque è molto base, affidabile, fa quello che deve fare e chiuso il discorso. Sono sicuro che vi starete chiedendo che cos'è questo cubo di Rubik elettronico qua dietro di me. In sostanza ho voluto installare anche qua la telemetria di X-Farm. Questo perché uno, non volevo rinunciare all'autocompilazione dei lavori, infatti anche l'attrezzo, l'ho appena smontato dall'attrezzo, anche l'attrezzo che mi è arrivato in prova, che vi farò vedere prossimamente, aveva su il suo sensore, quindi non ho voluto rinunciare all'autocompilazione del quaderno di campagna. Oltre a non voler perdere l'autocompilazione del quaderno di campagna, a cui praticamente, insomma, sì, sono viziato, mi sono abituato, perché con il Blizzard e con il John Deere sono abituato molto bene, grazie a X-Farm.
farm, ho voluto installare questo kit, che ovviamente nel momento in cui ero a riconsegnare la macchina me lo tengo, per poter tenere traccia di tutti i test che ho fatto e che farò, tenere traccia dei consumi, delle ore fatte, degli ettari fatti, eccetera, eccetera. E ragazzi, ovviamente condividerò con voi questi dati prossimamente, o comunque con chiunque me li chieda. Servono per delle cose che vedrete. Poi andando avanti in maniera molto veloce con la macchina, qua sulla mia sinistra ho lo staccabatterie, appunto in ordine d'altezza, magari vi metto una ripresa, staccabatterie, impostazione in 3 step dell'aggressività del cambio, tergicristallo con lavavetri posteriore, tergicristallo con lavavetri anteriore. Invece alla mia destra radio che suona bene, ragazzi, lampeggiante, luci di lavoro e poi la regolazione delle varie illuminazioni, quindi i fari di posizione e le varie luci aggiuntive, e poi il controllo del clima con 4 velocità di ventola, caldo e freddo. Poi qua davanti a me sul montante ho l'acceleratore, il sollevatore, i 3 distributori e il bottone per agganciare e far partire la presa di forza, il selettore delle 3 velocità della presa di forza, quindi 1000, 540E e 540, e poi, cosa importante, ho il bloccaggio del differenziale e le 4 ruote motrici. Ragazzi, questo è l'unico trattore cingolato che può andare su strada a 40 km/h, avere le 4 ruote motrici con il rapporto di rotolamento corretto e ovviamente è omologato, appunto vi ho detto, 40 km/h su strada. Quindi è l'unico cingolato ad essere omologato di questo tipo. Infine poi qua proprio a destra estremo ho il controllo del sollevatore. Freno a mano sulla sinistra, stranamente, sono sempre stato abituato ad averlo sulla destra, e questa leva arancione, non vorrei sbagliarmi, ma è il controllo della velocità della PTO nel momento in cui sincronizza la PTO con la marcia del trattore, con il cambio. Dopo la cabina andiamo a vedere cosa c'è sotto il cofano. Ovviamente vi sto facendo vedere quello che vi potrebbe interessare di più, perché le componenti di un trattore sono veramente tante e quindi verrebbe fuori un video da 40 minuti. Il cofano si apre con questo attrezzino qua, inserendolo dentro questo buco e tirando verso l'alto. Allora, qua sotto abbiamo un motore FPT Industrial F5C 3004 di cilindrata, quindi 3 litri e 4, turbo compresso 4 cilindri, erogazione effettiva 114 cavalli, in questo caso 107 nella versione 105, New Holland T5 105. Sapete benissimo che non sono amante dei trattori a passo corto, perché appunto c'è poco spazio per mettere la roba. Qua un plauso a New Holland che è riuscita a ingegnerizzare e contenere il tutto. Ovviamente c'è qualcosa di un po' sacrificato come il filtro dell'aria motore, ma neanche troppo. Queste carte laterali ovviamente si possono togliere per la manutenzione. Hanno studiato delle soluzioni interessanti per la manutenzione ordinaria e per fortuna, direi, considerando quello che costa, come potete penso vedere, forse non vedete perché avete qua davanti il parafango, ma qua vi sto facendo vedere che i radiatori si aprono a libro o comunque si possono sfilare, e per fortuna, ragazzi, perché sennò la manutenzione ordinaria diventa uno stress non da poco. Poi per i più curiosi ho un motore Common Rail, lo danno a libretto come intervallo di manutenzione 600 ore. Questo è il mio parere personale, sinceramente lo sostituirei un po' prima, ma come faccio anche sull'8R, l'8R lo danno per 500 ore, ma cerco di farlo anche 100-150 ore prima. Il serbatoio è 200 litri, ma comunque se avete qualsiasi tipo di domanda, richiesta di informazioni, consiglio, curiosità, scrivetelo nei commenti, che lo so, sono un po' indietro, ma sto cercando di rispondere a tutti i video, anche quelli arretrati. Infine, ragazzi, per salutarci, il vero tocco di classe su questo macchinario. Avevo bisogno di zavorre, sono andato dal contoterzista e mi sono fatto fornire 4 zavorre originali Fiat. Queste sono almeno 25 cavalli in più alla coppia. Non esageriamo, ragazzi, sono 25 cavalli in più alla coppia. Ne ho messe 4. Sto ovviamente scherzando, mi servivano delle zavorre e quelle più adatte ovviamente che mi ha potuto prestare il contoterzista sono state queste, che oltretutto donano al trattore, dato che quelle nuove sono curve e invece queste sono appuntite, donano al trattore una forma un po' tipo a toro, ok? Sembra che abbia 2 cornini,
quindi un tocco di classe non indifferente. Ovviamente ragazzi si sta scherzando, un po' di ironia, ma a parte gli scherzi erano le uniche zavorre che il contratterzista in quel momento aveva disponibili da prestarmi e che si potevano adattare ovviamente a questo trattore. Quindi se delle zavorre Fiat si possono adattare a un New Holland, capite che l'essenza in fondo è sempre quella. No, ovviamente sto scherzando, non voglio offendere tutti i puristi del Fiat. In questo momento monta comunque 4 quintali anteriore che servono tutti con l'attrezzo che sono andato ad attaccargli, ma questa è un'altra storia che vedrete più avanti qua sul canale, e di conseguenza ragazzi mi raccomando iscrivetevi per non perdere proprio i video in uscita da sabato prossimo in poi. Niente ragazzi, io vi ringrazio molto per aver visto questo video, spero che vi abbia intrattenuto, che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto divertire. Penso che al di là di tutte le battute vedere anche una macchina nuova sia bello, sia per me che per voi. Speriamo che questa sia la prima di una lunga serie. Detto questo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video.